Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche generali per il secondo semestre del 2024. Abbiamo la carta della forza, ragazzi. È una carta di proiezione in avanti, è una carta che mi parla di scelte, mi parla anche di forza di volontà e coraggio nell'andare avanti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni per il primo semestre del 2024, per i corsi gratuiti presenti sul mio canale e anche un indirizzo email per contattarmi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con la carta degli amanti, un 3 di bastoni, la sacerdotessa, la morte, asso di bastoni, imperatore. Quindi abbiamo una serie, 6 di pentacoli, asso di spade e 3 di pentacoli. Dunque, qui allora partiamo dalla carta degli amanti. Qui si parla di un amore, potrebbe essere un amore romantico, potrebbe essere l'idea dell'amore, o potrebbe essere anche amor proprio o un affetto profondo. Diciamo che si parla di amore in generale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. 10 di spade e fante di coppe. Allora, qui ci potrebbe essere la conclusione di un ciclo, ragazzi, o è inerente questo affetto, perché la carta degli amanti, con la scusa che è associata anche all'amor proprio, parla anche di scelte per amor proprio. E qui ci potrebbe essere la decisione di chiudere un qualche tipo di ciclo inerente o un'offerta o una proposta che vi è stata fatta. Potrebbe essere un personaggio, questo fante di coppe, quindi l'idea è quella di chiudere una relazione. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Come l'idea che per qualcuno sia un po' chiudere con l'innocenza o chiudere, perché il fante di coppe rappresenta, ehm, diciamo, una persona fresca, una persona sì genuina ma anche ingenua. Allora, il 3 di bastone è spiegato da un 4 di coppe e da un appeso. Per qualcuno può essere utile prendersi un periodo di riposo, magari dopo questo momento. Potrebbero esserci dei viaggi, potrebbe esserci anche un momento di aspettativa proprio dal lavoro, ragazzi, vi dirò, per qualcuno. È come se abbiate bisogno di focalizzare bene dove puntare l'obiettivo.
ho l'idea che per qualcuno si tratti di capire dove reinvestire le proprie risorse, che siano risorse lavorative piuttosto che economiche, o come quest'idea. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Re di spade e 6 di pentacoli. Che caso, il 6 di pentacoli ce l'avete anche qui. Come l'idea... allora, per qualcuno la sacerdotessa potrebbe rappresentare dei nuovi percorsi di studio. Potrebbe rappresentare... non so, mi dà un'idea di sacralità. È come se ci fosse una sorta di maggior saggezza in tutto quello che potrebbe essere i contratti che stanno per arrivare, il vostro modo di vedere magari la vita, magari il lavoro. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un re di coppe, un 8 di coppe e un 5 di coppe. Allora, qui ho come la sensazione che tutto questo momentum, questo percorso, vi porterà a questo re di coppe, che per qualcuno può rappresentare una persona, per qualcun altro può rappresentare come per amor proprio si diventa padri, in questo caso perché è un re, di se stessi. Essere padre di se stessi vuol dire darci un ordine, una struttura, un modus operandi, però considerato perché anche qui avete comunque un re di spade che è la progettazione, la programmazione, il fare le liste, organizzare, però qui abbiamo anche questo re di coppe che è proprio il padre che accompagna. Non è il padre che sgrida per capirci, è il padre che accompagna. Potrebbe anche essere effettivamente un padre per qualcuno, però ho l'idea che se per esempio fosse una persona di interesse, ci potrebbe essere qualche viaggio, qualche spostamento da valutare. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Mago. E 9 di pentacoli. Qui è chiaro che qualcuno ha intenzione o è nelle condizioni, nella necessità, insomma, di dover fare un'azione di tipo concreto, ragazzi. Ehm, Però quando c'è l'asso di bastoni, di solito è un inizio con una certa intenzione. Qui vediamo anche che c'è il mago. Il mago di solito è associato con la legge di attrazione, con la legge di manifestazione e qui abbiamo un'altra carta che sì mi parla di abbondanza economica, ma di nuovo è una carta che mi parla di qualcuno che è da solo, come il mago. È come se ehm, se doveste lavorare su questo nuovo inizio, su come concretizzare, manifestare o attirare l'indipendenza, l'autonomia, magari si tratta del lavoro dei vostri sogni, magari per qualcuno si tratta di aprire la partita IVA, piuttosto che un'indipendenza caratteriale o economica. Ed è un po' come se vi suggerissero di, ok, però fai un'azione concreta, vai. E qui è, diciamo, gioca, no, entra in gioco, ecco, la carta della forza. Qui è anche la carta degli amanti, perché è la scelta fatta per amor proprio. Sì, potrebbe anche essere una cosa proprio del tutto vostra, del tipo lasciamo stare un atteggiamento che ho avuto fino ad adesso e diciamo attraverso una visione alternativa delle cose, perché qui un po' l'appeso, un po' il 4 di coppe mi dice che avete sempre visto le cose da un certo punto di vista e qui è come se ci fosse una sorta di trasformazione,
di voi in persone più sagge. Sì, guardate, con queste due carte io sento che un po' le polarità dentro di voi si stanno riequilibrando, cioè il polo positivo e il polo negativo. Cosa vuol dire? C'è la fase dove no, non c'ho voglia, ho bisogno di coccole e me le do, me le concedo, e poi c'è anche la parte dove no, aspetta, adesso va bene, ho oziato abbastanza, mi sono riposata abbastanza, è ora di fare qualcosa, ok? Andiamo a vedere l'imperatore. 3 di spade e 4 di bastoni. Si è girata anche questa, regina di spade. E lì avete il re di spade. Guardate, io sento che sarà un po' tutto proiettato verso il cercare la stabilità, come se ci fosse un cambio di stile di vita anche per qualcuno. Però il punto è che sì, passerete da una fase di studio, come è andata fino ad adesso, cosa ho fatto fino ad adesso, cosa posso cambiare per migliorare i risultati, però poi si tratta appunto di agire, mi viene da dire, guarire anche quella sofferenza, ragazzi. Perché qua si va comunque verso la stabilità. Avete un imperatore che è una carta numero 4, avete anche un 4 di bastoni. E poi qua terminiamo con un 6 di pentacoli, che il 6 di pentacoli è una carta di forte, forte, forte equilibrio. Abbiamo un 5 di pentacoli, la giustizia e un papa. Qui potrebbero esserci tanti temi legali da dover risolvere, perché sono tutte carte che parlano di contratti queste, e ce l'avete anche qua il 6 di pentacoli. Ci potrebbero essere dei temi legati alla casa, dei temi legati a delle questioni burocratiche, a dei riconoscimenti. Potrebbero essere anche semplicemente investimenti, diciamo, imprevisti da fare, magari per qualche festa, per qualche cerimonia, per qualche lieto evento che nessuno si aspettava. Questo ve lo dico perché c'è il Papa. Sentite, poi qui abbiamo anche l'asso di spade e un 3 di pentacoli. Ho come l'idea che qualche cosa di nuovo. Possiamo pensarlo come un'idea, questo asso di spade. Potrebbe esserci un inizio di qualche collaborazione, o un'idea di collaborazione, di progettualità, però come la sensazione che ci sia da investire, da fare degli investimenti che non avevate preventivato, potrebbero anche esserci delle spese. ehm, Datemi un'altra carta per questo 5 di denari. Potrebbero essere spese familiari, magari per un fratello, per un figlio. Vi dirò, per qualcuno sarà anche una spesa per qualche capriccio, però ogni tanto ci sta. Non spendete più di quello che guadagnate, perché sennò non ci siamo. Allora, andiamo a vedere Osho che cosa vi suggerisce. Ragazzi, poi in un futuro pubblicherò anche le stese sull'amore, sul lavoro e sulla crescita spirituale. Quindi se non le volete perdere, potete iscrivervi e attivare la campanella. Allora, abbiamo armonia e morale. Che interessante, perché è una regina di spade, ce l'avete già qui. È come se ci fossero delle regole qua.
Ehm, sì, delle regole, delle abitudini potrebbero anche essere, delle credenze. E ho l'idea che parlino di pulizia, perché qua è come mettere in armonia il cuore con la mente, ragazzi, con questa carta, ve la avvicino così la vedete bene, come se un guizzo di luce uscisse e si infilasse nel terzo occhio. E di solito quando c'è la morale di mezzo, quando c'è tanta moralità, quando c'è tanta struttura mentale, mi viene da dire, certe volte magari è difficile trovare un'armonia tra quello che vuole il cuore e quello che vuole la mente. È come se doveste vedere le cose al di là di quello che sembrano. Qui infatti ce l'avete, il guardare le cose da un altro punto di vista. Mm. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Queste sono canalizzazioni fatte appunto nella comunità di Findor e sono canalizzazioni di Dio. Se per caso non credete in Dio, potete sostituire la parola Dio, la parola me o quello che fa riferimento, insomma, con universo, madre terra oppure con il nome dell'entità in cui credete. Ok. A poco, con naturalezza, ciò che è bene per noi fluisce nella nostra direzione, proprio come un ruscello che scorre naturalmente nel suo letto. Il ruscello non sembra aver fretta o ad essere ansioso riguardo alla sua destinazione finale, sia essa un fiume, un lago o un oceano. Talvolta ci permettiamo di dimenticare che Dio è la nostra fonte di approvvigionamento, ma quando ci rilassiamo e fluiamo con la vita come quietamente fa il ruscello, scopriamo di non provare più ansia riguardo alla meta, giacché ci rendiamo conto che Dio ci fornirà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. La fede senza l'azione è morta. Azione ce l'avete. La vita senza l'amore è come un deserto senza acqua, arida, secca, incapace di produrre alcunché di vivo. Quindi mantieni aperto il cuore, perché l'amore fluisca, qualsiasi cosa avvenga. Che la tua vita sia vitale, foriera di altra vita e di altra vita ancora. La fede è vuota senza le opere. Ah, scusate, guardavo se era la stessa frase di prima. Vivi e dimostra la tua fede, sicché tutti possano vedere cos'è davvero importante per te, quanto si rinforza quando la metti in pratica, dapprima in circostanze determinate e poi a poco in ogni aspetto della tua vita. Amici del Leone, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Se volete dare un'occhiata ai temi trattati vi basterà curiosare nelle playlist di colore lilla. I titoli dei video sono visibili. Bene, vi auguro un secondo semestre splendido e vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!